Questa volta vediamo l'innesco del tremuligione. L'abbiamo visto a più riprese, a sprazzi nei vari video, però un tutorial su come si innesca il tremuligione effettivamente ci voleva. Mancava e noi lo facciamo e abbiamo anche la sigla. Allora, qui vediamo i tremuligioni nella loro tipica casetta di fango. La cosa principale è mettere questi tubi nell'acqua. Io li ho messi nel secchio e li ho appena tirati fuori dall'acqua in modo che siano facilmente rimuovibili dalla loro casetta. Di solito la testa sta nella parte qua, nella parte più aperta. Come vedete qua, poi tra l'altro c'è una parte piccola dove di solito spunta la coda e quindi si incomincia sempre dalla parte più grossa del tubo. Ecco qua, sono arrivato alla testa. Una volta che si sente il verme, si schiaccia e piano piano, come vedete, grazie al fatto che il tubo è stato bagnato con l'acqua di mare, ecco che esce fuori il tremuligione. Quindi i metodi per innescare il tremuligione, diciamo che per grandi linee, se trascuriamo il fatto che magari uno ne voglia usare solo un pezzettino o mezzo, quello dipende da quello che vogliamo fare noi, però diciamo che per grandi linee, utilizzando il verme per intero, i metodi che io alterno sono tre. Innanzitutto lo passo sul lago perché è la prima cosa da fare, quindi nei pressi della testa e poi ecco qua, come vedete adesso ce l'ho sul lago. I primi due modi che vi faccio vedere innescare il tremuligione, qua ho un amo, è se vogliamo lanciare il tremuligione vicino a una distanza proprio nei primissimi metri, allora la punta dell'amo la metteremo in questa parte del lago in modo che passando il verme sul bracciolo la testa rimane sul bracciolo e la coda morbida rimane sulla parte dell'amo. Se invece lo vogliamo lanciare un pochettino più lontano, allora faremo esattamente il contrario. Metteremo l'amo dall'altra parte del lago e passeremo il tremuligione, vabbè, lo passo, in modo che la testa rimanga sulla punta dell'amo. Questo perché lanciandolo un pochettino più forte la coda in parte si straccia, però almeno siamo sicuri che rimanga la parte di verme catturante dove c'è la punta dell'amo. E queste sono le prime due soluzioni. La terza soluzione è quella per fare un innesco di tremuligione molto corposo, molto attirante e soprattutto in modo che possiamo gestirlo anche col filo elastico, perché il filo elastico sul verme da solo non fa altro che rovinare il tremuligione. Quindi io adesso questo innesco lo lascio così e poi lo completo, tiro fuori un altro tremuligione, quindi passo sul lago anche questo tremuligione. Devo farlo per forza così, se no non vedo, però così non vedete voi, ma è giusto un attimo. Ecco fatto. Affinché io possa utilizzare il filo elastico in maniera intelligente e senza rovinare il verme, attaccherò l'amo sul lago in modo che la coda del secondo verme va sulla testa del primo verme e viceversa. Sarebbe quello che a volte vi ho fatto vedere, l'innesco contrapposto. Filo elastico ovviamente
il più sottile, il più soft che c'è. E poi si uniscono. Oh, e c'era il vento che mi faceva sovrapporre i fili. Ecco fatto. Questo innesco vi assicuro che è una bomba. Ci ho pescato anche le spigole con un innesco del genere. Se noi invece volessimo utilizzare il tremuligione singolo, perché non vogliamo usarne due, perché magari l'amo risulterebbe troppo piccolo rispetto al doppio tremuligione, esiste un'altra soluzione, ve la faccio vedere subito. Partiamo sempre dal tremuligione sbucciato e vogliamo fare un innesco doppio ma con un tremuligione perché magari è particolarmente lungo. Allora lo infiliamo a metà e l'altra metà la facciamo scendere. Poi, se vogliamo che la testa sia sulla punta dell'amo, puntiamo l'amo qui, diversamente lo puntiamo qui, ma vi faccio vedere il passaggio quale io adesso voglio che la testa del verme rimanga sulla punta dell'amo, quindi passo il mezzo verme così e poi col filo elastico prima di tutto fermo il verme nella parte in cui esce dal bracciolo, poi purtroppo gli spazi sono veramente piccoli. Ho sentito una frizione partire mentre registravo. Vabbè, comunque. Allora, di nuovo. Sì, ecco, sta mangiando. Sta mangiando la canna mentre sta mangiando la Leggeri mentre sto facendo vedere l'innesco, ma aspettiamo. Il bello dei tutorial durante i video è che nel frattempo ogni tanto qualche pesce si fa vedere. Comunque, bloccato il tremuligione nella parte in cui esce dal bracciolo con qualche filo, qualche giro di filo elastico, faccio così, faccio cadere proprio la coda verso la testa e la lego, faccio una specie di andata e ritorno. Ecco qua, non vi preoccupate se questo pezzettino di coda rimane. Tanto è la prima cosa che decolla quando lanciamo. E questo è l'innesco col tremuligione doppiato, cioè praticamente è un tremuligione andata e ritorno ed è un innesco molto carino, anche questo. E col tremuligione diciamo che le fantasie sono finite. Iscrivetevi al canale perché adesso incominciamo piano piano a fare tutti i tutorial sugli inneschi di qualunque tipo di esca. Così ce li avete tutti messi nella playlist dei tutorial inneschi ed è tutto più ordinato e più efficiente. Ciao!